Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Proviamo la SRT 800, questa nuova moto di QJ che altro non è che la TRK 800 vista ad EICMA 2022. Facciamo un test ride e capiamo quella che è il nuovo progetto di questa casa cinese che entra nel mercato italiano con il progetto Benelli. Ci troviamo a Bereguardo, Criminal Moto, Trivolzio, provincia di Pavia, e ringraziamo la concessionaria per la gentile gioia concessa. Andiamo a scoprire questo nuovo modello che è una moto con dotazioni molto interessanti, freni Brembo, forcelle Marzocchi e gomme di prima dotazione Pirelli, e ha un prezzo di circa 9.290 euro per la versione normale e 9.800 euro circa per la versione X, che monta le ruote a raggi ed è un po' più fuoristradistica. Comunque pneumatici tubeless, ha diverse soluzioni che il progetto adotta e rende la moto comunque adeguata al mercato delle turistiche, mantenendo un prezzo molto competitivo, perché incluso nel prezzo c'è anche il tris di valigie in alluminio con i telai e quindi solo quello, capite bene, che costa sul mercato odierno all'incirca 1.500 euro. Ha dotazioni interessanti. Andiamo a capire anche come è il motore, come eroga, come si comporta a livello dinamico. Allora ragazzi, siamo saliti a bordo della QJ Motor SRT 800, una novità che aspettavamo da anni, ma la aspettavamo sotto nome Benelli TRK, presentata ad EICMA nel 2022-2023, ma QJ Motor, che ha rilevato le quote di Benelli, ha deciso di uscire sul mercato europeo con il proprio nome, proprio perché ha creato un progetto ricco di dotazioni molto interessanti per il prezzo finale, che non è bassissimo ma non è nemmeno altissimo, e offre, come vi abbiamo già elencato più volte, freni Brembo anteriore e posteriori, doppio disco anteriore e posteriore pinza singola, ha delle forcelle a steli rovesciati della Marzocchi, non regolabili, però comunque sono un livello discreto ragazzi, a 9.290 euro. Questa è la versione normale, poi c'è anche una versione X che esce con le gomme a raggi tubeless come questa, anche questa è tubeless, però ha i cerchi in lega, è più stradale, al 17 anteriore, mentre la X al 19 anteriore. Il motore, adesso proviamo sia le sospensioni che sul dosso risultano abbastanza secche, ma con una buona escursione, che questo motore, che a usarlo in città è abbastanza regolare, fluido e spinge bene. In città davvero è molto gestibile. Quando si gira la manetta ci mette un po' a prendere giri, ma sale ragazzi. Comunque ho trovato i dati sul sito ufficiale e parlano di 76 cavalli a 9.000 giri e di 67 Nm a 6.500 giri, mentre su moto.it gli attribuiscono 82 cavalli. Io ovviamente prendo i dati del sito ufficiale QJ Motor, che parla di 76 cavalli. Per 236 kg in ordine di marcia, capite bene che il rapporto peso-potenza non è eccellente, ma ragazzi guardate in seconda che a lungo comunque spinge, ha poca coppia se vogliamo, è un po' diciamo tardiva nel prendere velocità rispetto ovviamente a quello che siamo abituati. Cioè, se prendiamo un motore 800 di Suzuki, sicuramente parliamo di 15 cavalli in più e di almeno 20 Nm in più di coppia. Pertanto un motore che a mio avviso è un po' dormiente, ecco, potevano fare meglio a livello di motore. Questo è l'unico difetto, tra virgolette, che io trovo a questo, diciamo, a questo prezzo, a questa dotazione, perché il rapporto peso-potenza non è ottimale, ma c'è una fetta di utenti che predilige anche una moto un po' meno nervosa, un po' meno diciamo
più gestibile, ecco, con la cavalleria giusta, senza andare a fare le corse. Il dinamismo impiega, ragazzi, un buon telaio traliccio e è agile, non si avvertono i 236 kg in marcia, è abbastanza manovrabile in modo molto ti dà feeling, ecco. Questo TFT da 6,5 pollici è veramente ben strutturato a colori. Se devo fare un appunto, è un po' poco antiriflesso, nel senso che il sole batte e si nota il riflesso. Ho trovato TFT migliori, ecco, però è a colori, ha tutte le info necessarie per il trip di viaggio. Adesso facciamo un giretto e capiamo un po' come si comporta a livello dinamico. Non ha il ride by wire, come dicevamo, non ha i controlli di trazione, l'elettronica è ai minimo, perché ovviamente con questa cavalleria non ha neanche senso avere le mappature, nel senso che ha una cavalleria gestibile, quindi manopola del gas a cavo, frizione a cavo, ma leve regolabili entrambe. Ha una buona dotazione a livello anche tecnico, per esempio una chicca sono questi paramani in alluminio, non in plastica ma comunque un po' più resistenti, che se vedete nel dettaglio sono identici alla TRK 500, la Benelli, col quale QJ ha sviluppato questo progetto, e in concessionaria mi anticipavano che QJ nei prossimi anni punta a sviluppare moto di maggiore cubatura, quindi parliamo di 1000-1200. È probabile, non è sicuro, ma è probabile che QJ voglia entrare nel mercato del segmento delle senior attraverso l'esperienza che sta facendo affiancata a Benelli. Ha rilevato le quote di Benelli. Benelli uscirà, ci sarà ancora con diversi modelli, ma non con TRK, perché QJ ha voluto mettere il proprio brand su questo modello che lo reputa, diciamo, punta di diamante ad oggi. Dobbiamo testare nel tempo poi l'affidabilità, ma comunque la casa ci offre 2 anni di garanzia, ovviamente per legge. In concessionaria mi hanno detto che c'è il terzo anno estendibile. Ha sicuramente una dotazione, un assemblaggio, scusate, che non è paragonabile ai brand europei, quindi capiamo che le plastiche e le finiture sono di buon livello, ma non sono avvicinabili ai brand che oggi vendono in Europa, ma che costano anche a stesso segmento 3-4 mila euro in più. Ricordiamo che qui abbiamo il tris di borse che sono 1000-1500 euro di borse incluse in alluminio, e all'interno di queste borse troviamo già delle tasche, sono molto rifinite bene, a tenuta stagna, con le diciamo finiture laterali a tenuta stagna antiacqua, con chiusura a chiave e a sgancio rapido, quindi quello è da tenerne conto. Una moto che costa sì 9.290 euro, ma che ti offre già il tres di borse. Allora, dal menu vediamo se riesco a entrare nel sottomenu. Enter. Allora io provo a toccare un po', a tocchicciare, tengo premuto Enter, ma mi sa che si può accedere solo da fermi. Però una cosa molto interessante, i blocchetti retroilluminati, quindi altri dettagli non da poco. La vaschetta dell'olio dei freni posta all'interno, che in caso di appoggio non si spacca, quindi studiata tecnicamente, che riprende le migliori, che copia, diciamo, le migliori moto di questo segmento. Capacità serbatoio 18,5 litri, altezza della sella 78,5, si tocca bene e si sta comodissimi. La triangolazione sella manubrio pedane è davvero azzeccata, comodissima, la sella ben imbottita. Il cupolino non è regolabile, ma offre una discreta protezione, arriva proprio sotto il mento del casco, quindi rimane tutta la parte del casco esposta. Però fino a 100-120 all'ora devia i flussi. Ha anche questi deflettori laterali molto larghi. Adesso siamo a Bereguardo, sul famosissimo Ponte delle Barche, che è uno spettacolo, ragazzi. Proviamo un po' di ammortizzamento su
questo ponte. Guida in piedi, pedane ben accoglienti, manubrio alto, ben avvicinato al busto, si gestisce bene. Guardate che meraviglia questo luogo. Il motore è gestibilissimo, dosabile. Il freno dietro si aggrappa bene anche in piedi. E va su che è un piacere, ragazzi. Secondo me è un buon compromesso per chi non vuole moto eccessivamente cattive, ma è capace comunque di regalare comfort, bagaglio anche in coppia. Ecco, giustamente la capacità di potenza di questo motore in coppia, in salita, può avere dei limiti. Ma in allungo, ragazzi, se volete trovare tutti i suoi 76 cavalli dichiarati dalla QJ, basta salire sopra i 5-6 mila giri e la coppia si fa sentire. Vediamo anche un sorpasso, è molto arrabbiata agli alti nonostante sia un bicilindrico. Allora, sulle buche le sospensioni copiano abbastanza bene, molto bene la forcella anteriore. La frenata, ragazzi, è molto buona. Quando pizzate si sente che monta dei Brembo. E allunga. Non manca la sensazione di divertimento sopra i 6-7 mila giri, ragazzi. Sentite che sound. Molto bene. La frenata, ragazzi, è sorprendente, davvero. Questi Brembo non sono finti. Molto bene. Ha una presa USB là sotto, quindi dotazioni da vera turistica, in linea con il mercato. Adesso a questa rotonda iniziamo a rientrare. Allora, ragazzi, i basse andature, questo gas un po', ovviamente non avendo ride by wire mi sembra di tornare un po' indietro nel tempo, sembra di guidare una moto degli anni 90. Molto bene, ragazzi. Inserimento in curva piacevole, lineare. Buonissimo il freno motore in scalata. Allora, il tempo di cambiata, la leva del cambio è abbastanza, un gioco molto lungo, non è dei più sportivi, ma a livello turistico, ragazzi, è molto confortevole. Mi piace il dinamismo in piega, ha un buon feeling l'avantreno, scende molto bene in piega, nonostante abbia 110 come larghezza pneumatico anteriore e 150 al posteriore. Ma questi cerchi da 17 la rendono abbastanza agile tra le curve, il telaio si comporta bene e la frenata, ragazzi, è davvero eccezionale. Il freno anteriore ha un mordente davvero buono, docile alle basse andature, ma se spalancate il gas non manca il brio. Ovviamente questo può avere un limite, questa moto può avere un limite in coppia, ecco, secondo me in due ovviamente può risentire del peso eccessivo, ma la cavalleria è sufficiente, non è male, ragazzi. Allora, il dashboard, come vedete, a destra c'è il numero di giri,
Al centro il contachilometri, la marcia inserita, sotto il totale dei chilometri della moto, l'orario al centro dello display, e a sinistra abbiamo il livello carburante con il livello temperatura motore. Poi ho provato a entrare nei sottomenu, ragazzi, ma non riesco a gestirli. Secondo me schiacciando non succede niente in movimento, per cui credo che si possa gestire da fermi, ma c'è poco da toccare. Ripeto, non abbiamo mappature, non abbiamo traction control e qualsiasi altra funzione da gestire in movimento. Qua è tutto molto meccanico, nonostante questo display TFT sia Bluetooth connettibile allo smartphone, e offre il giusto a quello che diciamo è essenziale in un viaggio. Molto buona la protezione aerodinamica del serbatoio. Le pedane sono leggermente arretrate, la posizione di guida mi piace molto, e la vedo una moto molto paciosa, tranquillona ai bassi giri, ma quando spalancate, ragazzi, dopo qualche metro entra la coppia e spinge. Certo, ha 76 cavalli, quindi non ci aspettiamo una Panigale, ma come mordente motore ce n'è, ragazzi. Bello il sound, molto corposo, scalata importante, tra le curve ovviamente, tra una curva e l'altra pecca un po' di brio, fa fatica un po' a riprendere giri, e bisogna attendere che il motore riprenda quota, diciamo. Ma se capite quello che vuole essere questa moto, ovvero una turistica tranquilla con buone dotazioni di sicurezza, freni ottimi, sospensioni buone, tris di borse, quindi ragazzi, a questo prezzo è difficile trovare competitor. Il mercato cinese ovviamente ha studiato quelle che sono le migliori moto ad oggi in Europa e come sempre ha copiato quello che poteva copiare. Questi colossi come QJ Motor hanno rilevato e salvato, ricordiamo che hanno salvato dal fallimento aziende storiche come la Benelli, col quale poi si sono affiancati a sviluppare progetti come questo. E nei prossimi anni, a mio avviso, vedremo sempre più moto cinesi. Non bisogna avere il pregiudizio, bisogna provarle, dargli il tempo di inserirsi nel mercato, a capire quello che il cliente europeo desidera, perché se questa moto avesse un motore un po' più prestante, con un po' più coppia, anche magari un'ottantina di cavalli, un 90 cavalli, ma con una buona coppia, perché questa è una moto da turismo che spesso magari si usa in due, e quindi deve avere la capacità di riprendere giri con il peso, anche magari quando si è carichi con il tris di valigie. Quella è un po' la pecca, a mio avviso, di questa moto. L'unico difetto che trovo al momento è un po' questo. Per il resto, a livello dinamico buona, mi è piaciuta tra le curve. A livello ciclistico sicuramente come consumi è eccezionale, perché è un motore di 76 cavalli, se usato in maniera docile supera abbondantemente i 22-23 km al litro, quindi con un serbatoio da 18,5 litri si riescono a percorrere almeno 350-380 km reali. Buono, bisogna tenerne conto, ragazzi. Questa è una moto che, per esempio, magari chi non vuole andare sull'usato di brand più blasonati può avere una moto nuova a 9.000 euro e magari uno che fa 20-30.000 km all'anno, che in 5 anni fa fuori una moto, può avere senso diciamo approcciare un tipo di brand cinese che ovviamente non ha l'appeal che hanno altri marchi, ma ti permette di risparmiare in modo sensibile e di goderti comunque la strada. On the road si va ovunque, ragazzi, con questa moto, e si va con una capacità di bagagliaio ottima.
Le valigie tra l'altro sono molto ben rifinite, in alluminio, sopra hanno gli agganci per poterci alloggiare altre borse e legate sopra ai bauletti, in stile GS per intenderci. La linea è bellissima perché è sviluppata in Italia, a me esteticamente questa moto piace molto, lo scarico alto laterale ha delle finiture notevoli, ragazzi, ricordo paramani in alluminio, cioè ha delle chicche come le stelle rovesciate Marzocchi, vero, non regolabili ma sono Marzocchi, cioè comunque un buon livello. Ecco, un motore che va tenuto agli alti, nonostante sia un bicilindrico, sfoggia al meglio sopra i 5000 giri. Quello è un ragazzo che ho conosciuto a Criminal Moto, che ringrazio, e si è iscritto al mio canale. Stava provando la nuova Suzuki V-Strom 800 DE che ho provato l'altro ieri, uscirà sul canale nei prossimi giorni. È molto simpatico, anche lui è appassionatissimo, ha una BMW S1000 di qualche anno fa e è venuto a provare la V-Strom perché voleva un'alternativa alla moto sportiva, una moto da viaggio comoda, ecco. La V-Strom 800 DE è un prodotto davvero molto interessante, 11.500 euro, molto valida. Vedrete la prova dedicata sul canale nei prossimi giorni. Adesso rientriamo da Criminal Moto, ragazzi, che ringrazio tantissimo per la prova concessa, un'esclusiva perché è davvero appena uscita questa SRT di QJ Motor, che altro non è che la TRK Benelli vista ad EICMA. Allora, io gli do un voto 6, sufficiente, perché il motore si può fare di più, ma ha delle dotazioni ciclistiche e delle chicche che a me personalmente sono piaciute. Ragazzi, prova fatta, non vi nego che mi ha impressionato positivamente su certi aspetti e negativamente su altri. Non la prenderei al momento perché vorrei testare l'affidabilità di questi nuovi progetti, ma sono per me sulla buona strada questi amici cinesi, questi simpatici cinesi che invaderanno anche il mercato motociclistico europeo, come hanno già fatto con televisori, elettronica e quant'altro. Non pensate che se un brand cinese voglia fare una moto tecnica eccezionale non lo possa fare, perché hanno una capacità economica molto importante, e se volessero svilupperebbero progetti pagando ingegneri europei tranquillamente, senza alcun problema. Ma stanno entrando nel mercato in punta dei piedi e si vede attraverso questi nuovi modelli. Lo sviluppo non è ancora ottimale, a mio avviso manca un po' di coppia e potenza per il peso che ha questa moto, manca un po' di elettronica che nel 2023 ormai troviamo anche su moto di bassa cavalleria. A mio avviso quella è un dettaglio trascurabile, perché con 76 cavalli l'elettronica non serve, è gestibilissima a livello umano, però possono migliorare. Ecco, ad oggi personalmente la sceglierei se dovessi fare 30.000 km all'anno, perché mi dà già un 3 di borse. Io che viaggio spesso in coppia con bagaglio, mi offre una dotazione a un prezzo molto competitivo, e la farei fuori in 3 anni avendo speso 9.290 euro. Ecco, quindi diciamo moto da battaglia, con buone dotazioni, ragazzi. Ottima la frenata, buona la forca anteriore, un po' duro il posteriore come ammortizzatore, non regolabile ovviamente, quindi migliorabile, ragazzi, ma a mio avviso sono sulla buona strada. Vediamo cosa succederà, come si colloca questa SRT 800 nel mercato di oggi, e stiamo a vedere.
Io con questa immagine vi ringrazio, vi saluto, spero di avervi informato e vi rimando ai prossimi video, ragazzi. Ciao!